Benvenuti a questo nuovo video relativo alla pneumatica. In questo video parlerò di un ciclo semplice, senza alcun segnale bloccante, quello che è conosciuto anche come ciclo quadro, con la sequenza A+, B+, A-, B-, con la novità di aggiungere un comando di emergenza. Innanzitutto andiamo a vedere quali sono alcuni dei requisiti del comando di emergenza. Il primo è questo: all'azionamento del comando di emergenza la macchina deve stopparsi, deve fermarsi, non deve proseguire nel suo movimento, ma deve o ritornare nella posizione di riposo oppure restarsi nel punto dove si trova. Questo è fondamentale. Se il pulsante di marcia, lo start, viene azionato dopo il comando di emergenza, la macchina non deve ripartire, non deve iniziare i movimenti. Il terzo punto è che bisogna ripristinare la macchina. Come? Per ripristinare le condizioni che consentiranno poi la ripresa dei movimenti deve essere azionato un altro pulsante che elimina il comando di emergenza e si chiama pulsante di avviamento. Bisogna stare attenti però che il comando di avviamento deve solo predisporre il circuito, la macchina, al riavvio, non deve provocare nessun movimento della macchina, cioè praticamente ritorniamo tutto allo stato iniziale. Per avere un nuovo circuito, un nuovo ciclo, bisogna ripremere il pulsante di start. Questi sono 4 requisiti fondamentali. Come possiamo vedere nel diagramma delle fasi, movimento A+, movimento B+, poi c'è A- e poi c'è B-. I fine corsa interessati all'azionamento dei vari cilindri sono B0 comanda A, A1 comanda B, B1 comanda il rientro di A e A0 comanda il rientro di B, e quindi sono stati scritti qua così. Ovviamente, essendoci l'emergenza, questi movimenti, i comandi dei movimenti devono essere modificati considerando appunto che c'è l'emergenza. Quindi in questi casi, visto che la macchina parte con i cilindri dentro ed è la posizione iniziale, la posizione di riposo, perché i primi due movimenti sono A+ e B+, di conseguenza significa che il primo sono dentro, il movimento positivo, start e B0, deve essere emergenza, ma emergenza negata. A1 end emergenza negata, cioè non ci deve essere l'emergenza, fa B+, poi se la macchina se i cilindri devono ritornare indietro, quindi il movimento A- avviene o da B1 oppure dal segnale di emergenza, e B- da A0 oppure dal segnale di emergenza. Mi sono dimenticato di mettere sopra il segnale che indica la lineetta che segnala, che indica che questa è un'emergenza negata. Comunque l'ho detto nel video. Start B0 end not emergenza, A1 end not emergenza. Questo è quanto per quanto riguarda la parte iniziale per introdurre cos'è un comando di emergenza per quelli che forse non l'hanno mai usato, l'hanno usato pochissimo. Adesso passiamo al programma vero e proprio, alla realizzazione della simulazione del circuito utilizzando il software della Festo Didactic, il FluidSim. Eccoci con il software FluidSim. Creiamo un nuovo progetto, mettiamo la griglia per ordinare e sistemare meglio i componenti. Andiamo subito a prendere quello che è necessario, cominciando dai 2 cilindri a doppio effetto. Prendo uno, i componenti che mi servono per il cilindro, il rullo per fine corsa e la valvola di distribuzione 5.2 . Sistemiamo i componenti e cominciamo a collegarli. Alimentiamo la valvola, colleghiamo i connettori, le uscite della valvola 5.2 al nostro cilindro e assegniamo le etichette al cilindro. Fine corsa 0, il fine corsa quando il cilindro è
una posizione iniziale con 1 quando il cilindro, il pistone è in fuoriuscita, quindi in posizione finale. Possiamo anche mettere le etichette, la designazione sui pilotaggi della valvola, più o meno, e a questo punto selezioniamo tutto, copiamo, CTRL C, incolliamo, CTRL V e cambiamo semplicemente le etichette al nostro gruppo. Questo è il B+, modifichiamo anche le etichette ovviamente dei fine corsa. Bene, questa è la parte di potenza, è stata realizzata, adesso ci serve la parte di comando con le varie valvole. Ci servono innanzitutto 4 fine corsa, quindi 4 valvole 3-2 monostabili. Qua lo prendo, modifico perché non voglio il pilotaggio, gli metto lo scarico. Per adesso non metto nessuna pressione perché vedremo come devono essere poi alimentati. Le copio e ne copio in modo da averne 4. A questo punto possiamo assegnare il tipo di fine corsa. Che tipo di fine corsa è? A 0, a 1, con i fine corsa siamo a posto. Li sposto un attimo. Adesso mi servono 2 pulsanti per lo start e per lo stop, inizio ciclo e fine ciclo. Eccolo qua. Prendo direttamente 2 così. Però me ne serviranno altri 2 perché devo avere il pulsante di emergenza e il pulsante di avviamento o di riavvio. Quindi li seleziono, CTRL C, CTRL V, ne ho altri 2. A questo punto andiamo a programmare, a attuare quello che è la nostra emergenza. Per la valvola di emergenza si usano delle valvole 5-2. Vado a prendere anche questa, CTRL C, CTRL V, gli metto il suo alimentatore, la sua pressione, mettiamo gli scarichi, me ne sono accorto che non li avevo messi, non succede niente, anche se non dovessimo dimenticarci il circuito in simulazione, lavora lo stesso, lì ci darà un messaggio di errore dicendoci che ci sono delle connessioni aperte, ma non incide sul funzionamento. Ok, questo l'abbiamo fatto. Prendo questo comando qua, uno lo metto da una parte e uno dall'altra perché serviranno a fornire la pressione a tutti quanti gli altri componenti. Per cui da questa parte, che è la condizione normale della valvola bistabile 5.2, invece di chiamarlo a meno, lo chiamo riavvio, tanto riavvio ovviamente è la stessa cosa, oppure reset, va bene, uguale. Ok. Da questa parte invece è l'ingresso per il pulsante per avere l'emergenza. Prendiamo il nostro componente per... oh, c'era già, va bene, uguale. Facciamo così allora.
in modo che con questo solo componente, questo punto di pressione, alimenti anche i due pulsanti. Prendo il mio pulsante di start e di stop. Essendo un video didattico gli metto anche il testo per essere più chiaro. Questo lo uso come pulsante di start. Questo lo uso come pulsante di stop. Mettiamole così. Adesso dicevamo che tutto quanto l'impianto deve ricevere l'alimentazione da questa valvola, perché quando premo il pulsante di emergenza e la condizione di questa valvola passa da questa configurazione a quest'altra toglierà la pressione a tutti i punti dell'impianto. E allora devo fare così. Quando si trova in questa situazione, quando non c'è emergenza, end not emergenza, start, e mi alimenta anche il mio pulsante di stop. Facciamo qualcosa di più visibile. Essendoci l'opzione start e stop, ho bisogno di una valvola che serva a memorizzare il segnale istantaneo dello start in un segnale continuo, quindi una valvola di memoria, e possiamo crearcela con una valvola 3-2. Prendo una qualsiasi delle valvole 3-2 e poi la modifichiamo. Questa, vedete, c'è già il segnale, c'è il pilotaggio in pressione, mentre c'è il ritorno a molla, ma noi non ci cambia la vita. Spring return la togliamo, sulla parte pneumatico-elettrica gli mettiamo il nostro comando, così lo stop da una parte, lo start dall'altra. Adesso, secondo quello che abbiamo visto, per ottenere il movimento A+, bisogna che sia start and B0. Quindi vado a prendere il mio B0, lo porto qua, lo collego su A+, e la pressione la riceve. Quindi in questo caso ho realizzato quello che era il movimento start and B0 and not emergenza, perché l'emergenza non c'è, perché invece c'è il riavvio. Adesso per avere il B+, dobbiamo fare A1, mi deve dare B+, quindi prendo A1, lo collego a B+, l'alimentazione di A1 deve essere and not emergenza, quindi sempre dal mio riavvio. Così quando premerò l'emergenza non ci sarà più pressione su questo fine corsa, il fine corsa, non avendo più pressione così come quest'altro, non potranno più azionare il cilindro ad uscire. Adesso passiamo invece ai movimenti di rientro. I movimenti di rientro abbiamo detto che dipendono dal fine corsa oppure dall'emergenza. Così, se c'è l'oppure, mi serve una valvola OR, eccola qua, shuttle valve, una la metto di qua e un'altra la metto di là. Quindi il rientro di A dipende da B con 1. B con 1 che ovviamente deve avere la sua pressione, continuerà a lavorare fino a quando siamo in riavvio e non in emergenza. Lo stesso anche per quanto riguarda A0. Tutto prende alimentazione da questo unico punto. Adesso collego le mie valvole OR ai miei movimenti per ottenere i movimenti di rientro, ma, come abbiamo detto, il movimento di rientro può avvenire o dai fine corsa o dall'emergenza. E quindi, quando premo l'emergenza, la pressione non sarà in uscita dal 2, ma sarà in uscita dal 4, e quindi il 4
il 4 farà in modo che mi porti il cilindro indietro. E lo stesso anche questo qui. Facciamo un po' di ordine. Collego la mia valvola di memoria al riavvio. Ok? Passiamo alla simulazione. Linee sovrapposte, vabbè, ce ne faremo una ragione. Ok, fermiamo lo start e vediamo i movimenti a più, di più, a meno, di meno. Questo fino a quando non premiamo il pulsante di stop e il ciclo finisce quando sono finiti i 4 movimenti. Non è un'emergenza, quindi si ferma a fine ciclo. Andiamo adesso a testare l'emergenza. Premo il pulsante di start, torno indietro, provo a premere mentre sta partendo l'emergenza. Vedete che tornano entrambi indietro. Se adesso premo il pulsante di start, il ciclo non riparte, giustamente. Provo con il riavvio che dovrebbe portarmi l'impianto nella condizione di ripartenza, invece vedete che riparte. Premiamo lo stop. Per quale motivo il riavvio ha fatto ripartire di nuovo il tutto? Per il semplice fatto che non abbiamo mai tolto l'alimentazione a questa valvola, che è la valvola di memoria, e che prende la pressione direttamente dal riavvio. Così quando ritorno nella condizione iniziale di riavvio, la valvola è in pressione, e siccome lo stop non era stato premuto prima dell'emergenza, adesso la valvola si trova nella condizione della posizione di start, e così, avendo questa configurazione, non appena l'impianto è a pressione, riparte di nuovo tutto, perché questa valvola era rimasta in questa configurazione e non in questa. Anche se premo lo stop durante l'emergenza, non avendo pressione, perché la pressione la prende dal riavvio, non può commutarmi la valvola. Cosa devo fare allora? Devo fare in modo che questa valvola sia costretta a ritornare nella posizione iniziale di reset o dal pulsante di stop, oppure quando premo l'emergenza. Così prendo un altro shuttle valve, la metto in questa posizione e faccio in modo che quando premo il pulsante di stop tolgo l'alimentazione, riporto la memoria nella posizione iniziale e quindi la valvola resta chiusa. Oppure quando è premuta l'emergenza. Quando è premuta l'emergenza, eccola qua, questa valvola viene resettata. Andiamo a rivedere il tutto. Mi dà sempre gli stessi messaggi perché sono loro. Premo lo start. Premo l'emergenza, vedete che il ciclo si è bloccato. Vediamo in questo caso che la valvola di memoria non è alimentata, non ha pressione, anzi attraverso l'emergenza è ritornata nella posizione iniziale. Adesso se vado a premere il riavvio il ciclo non reinizia nuovamente se non ripremo il mio pulsante di start.
Premiamo l'emergenza appena parte B. Ecco qua. Bene, abbiamo visto il funzionamento e l'applicazione dell'emergenza in un ciclo pneumatico senza segnali bloccanti. Grazie per la visione di questo video. Se desiderate mettere un like al video, fatelo pure. Se volete iscrivervi al mio canale troverete molti altri video che riguardano pneumatica, ma anche molto altro. Grazie per la visione e alla prossima.